Satayu Lusoi si scaglia contro Azalkaya. Le sue parole, ha fatto la preziosa di nuovo, fanno discutere. Azalkaya al centro della polemica al gala. Satayu Lusoi rilascia una dichiarazione forte. Ciao, affezionati di stelle turche rivelate. Prima di cominciare, vi chiedo un secondo per iscrivervi e sostenere il canale. Oggi vi portiamo un retroscena capace di scompaginare l'intero ambiente dello spettacolo. Gökberk Demirci ha criticato con durezza Özge Yağız per l'atteggiamento avuto alla prima, e da lì è partito il diluvio sui social. Cos'è accaduto esattamente? Che cosa si è scritto online? E soprattutto, come reagirà Özge a queste frecciate? Tutte le sfumature, i commenti più caldi e le letture della stampa sono qui. La serata ha visto un momento capace di catturare l'attenzione di chiunque segua il mondo dell'intrattenimento. Alla premiere della serie The Eight Family la tensione è diventata visibilissima agli occhi dei giornalisti e degli utenti. Sul red carpet, mentre Özge Yağız e Melisa Dongel si accaparravano un piccolo spazio per le foto, gli obiettivi e i microfoni si sono rivolti verso Gökberk Demirci, presente fra gli ospiti. Di recente Gökberk era stato immortalato a un'altra prima insieme a Elçin Sangu, e quel comportamento aveva già acceso un dibattito sui social. Ora, la risposta di Özge a una domanda su quell'episodio ha innescato un nuovo fronte di discussione. E poi è arrivata la frase di Gökberk, rimbalzata ovunque in pochi minuti. Özge, come sempre, ci ha ricordato che è Özge. Una sola riga, ma con un'eco lunghissima. Il sottinteso ha scatenato un'ondata di reazioni. I commenti sono piovuti a raffica. C'era chi leggeva la battuta come una stoccata ironica e pungente, chi invece riteneva che l'atteggiamento di Özge alla prima fosse stato fin troppo deciso. Gökberk è tornato con le sue frasi taglienti, sta punzecchiando Özge. Özge ruba la scena, come sempre, e Gökberk se n'è accorto. L'atteggiamento di Elçin Sangu alla precedente premiere è riemerso nelle discussioni, e all'improvviso il suo nome è finito accostato a quello di Özge nelle cronache di costume. Il doppio senso nelle parole di Gökberk ha fatto rumore sui social. Chissà cosa dirà Özge stavolta. Tutto è esploso nel momento in cui, durante il giro di foto, Özge ha provato a posare accanto al suo compagno. In quell'istante, tra lei e Melisa Dongel si è creata una piccola frizione. Un video è diventato virale in pochi minuti. Si vede Özge sfiorare la vita di Melisa e accompagnarla lievemente di lato, per trovare un assetto più armonico nello scatto. Un gesto rapido, garbato, ma sufficiente per accendere i sospetti. La domanda che ronzava ovunque era: Özge era gelosa? Twitter e Instagram sono esplosi. Alcuni hanno letto quell'attenzione di Özge verso Gökberk come una dichiarazione d'amore sfacciata e senza filtri. Altri l'hanno vista come il bisogno di ribadire il proprio ruolo accanto a lui nel momento più fotografato della serata. E così, sotto i post, a cascata, Özge sta facendo la star, si vede. Melisa avrebbe potuto tenere di più il punto, ma ha lasciato correre. Forse Özge è un filo gelosa. C'era chi esagerava, chi minimizzava, e chi metteva tutto sul piano del gioco delle parti. La premiere di The Eight Family, che vede protagoniste proprio Özge Yağız e Melisa Dongel, si è tenuta ieri sera con un'attenzione mediatica imponente. Le due attrici hanno catalizzato curiosità, domande e flash, promuovendo un progetto che già promette di far parlare. Una saga familiare che segue l'ascesa della famiglia Basmacil dal laboratorio tessile a un impero mondiale, tra potere, intrighi e legami di sangue. Eppure, a conti fatti, è stato il non detto della prima a far più rumore del racconto. La battaglia di centimetri tra Özge e Melisa è diventata la sintesi di una serata in cui tutto, anche un passo laterale, ha finito per evocare significati. Mentre posava accanto a Gökberk, compagno nella vita e presenza più osservata al fianco del cast, Özge ha mantenuto un portamento impeccabile. E proprio quel controllo ha alimentato letture contrapposte. C'è chi ha visto la fermezza di chi sa gestire la ribalta, chi ha parlato di volontà di dominare la scena. Alcuni fan hanno letto un gesto d'amore, mostrarsi vicina al suo lui, nel momento in cui i riflettori raccontano più di 1000 parole. Altri hanno intravisto i segni sottili di una rivalità silenziosa con Melisa. La star indiscussa della prima è stata Özge, ha oscurato Melisa. Il confine dell'interazione sociale è venuto fuori chiarissimo. Voleva stare accanto al suo compagno, e forse Melisa si è irritata. Parliamo della serie, sì, ma quel micromovimento ha reso evidente che c'è competizione. In quello stesso frangente si è inserita la frase di Gökberk:
che molti hanno interpretato come una frecciata non solo all'episodio del red carpet, ma anche al modo in cui la stampa di costume racconta i protagonisti. Quell'Osge è stato letto come un tributo alla sua forza carismatica e, insieme, come un richiamo al fatto che ogni suo gesto diventa amplificato, sezionato, trasformato in titolo. Altri hanno visto nell'uscita una sottile critica. Un modo per dire che la sua compagna tende ad accentrare, e che forse la giostra dei Flash l'ha spinta a cercare l'inquadratura perfetta a ogni costo. Intanto i nomi attorno alla prima aumentavano l'eco dell'evento. Tra gli invitati, Alok Bilginer, Serkan Keskin e altri volti noti osservavano il via vai di fotografi e cronisti. La presenza di Gökberk al fianco di Özge ha polarizzato ancora di più l'attenzione, perché ogni loro sguardo, ogni posa, ogni scambio sembrava aggiungere un tassello al racconto. Chi frequenta i set lo sa, la telecamera coglie ciò che le parole spesso non dicono, e la platea digitale è pronta a trasformare i dettagli in tendenze. Col passare delle ore, i profili di gossip hanno iniziato a montare clip, rallentare fotogrammi, aggiungere didascalie. Alcuni hanno sostenuto che Özge stesse semplicemente temendo che la composizione dell'inquadratura la relegasse a lato. Altri hanno detto che quel suo tocco alla vita di Melisa fosse pura cortesia, un invito a trovare un passo comune. Eppure i commenti più condivisi restavano quelli che spingevano sulla gelosia, sulla rivalità, sulla necessità di segnare il territorio. Özge comanda la scena al gala. Una piccola lotta di potere in diretta. Non è la prima volta che in un red carpet succede. E poi, naturalmente, la domanda che ha monopolizzato i thread. Come avrebbe reagito Özge al commento di Gökberk? I più affezionati alla coppia li conoscono come riservati, eleganti, poco inclini a esporsi con dichiarazioni plateali. Proprio per questo quella frase ha colpito tutti. Nel loro mondo fatto di progetti condivisi, prove, viaggi e silenzi eloquenti, un commento del genere assume un peso specifico altissimo. C'è chi lo ha interpretato come un avviso a non esagerare, chi come un complimento spigoloso, chi come la mossa di un uomo che sa quanto la sua compagna sia potente agli occhi del pubblico e decide di dirlo senza giri di parole. Gökberk sta avvertendo Özge con stile. Lei ruba la scena, lui lo sa e non fa finta di niente. Nei giorni precedenti, l'apparizione di Gökberk a una prima con Elçin Sangu aveva già infiammato la discussione su toni, sguardi, distanze. Così, quando i giornalisti hanno chiesto a Özge un parere, la sua risposta, diplomatica ma ferma, ha aggiunto corrente alla tempesta. Nessuna alzata di voce, solo un sorriso che i fan conoscono bene e poche parole calibrate. Poi, al gala della nuova serie, ecco quel gesto verso Melisa, la frase di Gökberk, la rete che si incendia. La cronologia perfetta per dare ai social l'illusione di una trama da decifrare. Dietro le quinte, intanto, il cast cercava di rimettere al centro la storia. The Eighth Family promette una narrazione serrata, fatta di segreti di famiglia, alleanze temporanee e cadute clamorose. La regia spinge sulla coralità, ma è inevitabile che gli occhi cerchino i protagonisti fuori e dentro lo schermo. Chi conosce Özge sa quanto sia intensa nel lavoro, quanto prepari ogni dettaglio. Chi conosce Gökberk sa quanto sia protettivo, come provi a tenere insieme il rispetto delle dinamiche di set con la naturalezza delle emozioni. In mezzo, Melisa, che molti hanno elogiato per la calma e per la scelta di non alzare il tono, ha optato per l'eleganza, si leggeva sotto vari post. Altri, al contrario, avrebbero voluto vederla più assertiva. La verità è che questi piccoli contrasti alimentano la promozione tanto quanto le interviste. Ogni sussurro, ogni battuta, ogni gesto diventa un tassello nel mosaico della percezione pubblica. Alcuni blog hanno spinto la lettura provocatoria. Özge vuole essere il centro assoluto. Altri hanno adottato una lente più morbida. È solo amore, voglia di stare accanto al suo lui. Curiosamente, i titoli che hanno girato di più riportavano proprio l'eco delle parole di Gökberk. Certe frasi colpiscono perché dicono e non dicono, perché sembrano ederare il vento del pettegolezzo e insieme sgonfiarlo. E così, mentre gli utenti costruivano filoni opposti, colpevolizzare o giustificare, la sensazione era che la polemica avrebbe avuto lunga vita. C'è poi un altro aspetto. La memoria delle gala passate. Chi segue Özge ricorda episodi in cui, per carattere e professione, ha occupato con naturalezza la scena. Sono momenti condivisi spesso in modo ironico, piccoli frammenti in cui le dinamiche tra star vengono trasformate in sketch dai fan.
Ma stavolta, complice la frase di Gökberk, la storia ha preso un risvolto più emotivo. Non c'è stata alcuna esplosione, nessun gesto eclatante. Solo quella mano alla vita, quel mezzo passo di Melisa, il flash che si accende, lo scatto che dura un secondo, e poi il mare infinito dei commenti. I siti specializzati hanno colto l'occasione per allargare il discorso. Qual è il confine fra spontaneità e strategia promozionale? Quanto pesa l'immagine di una coppia amata nell'accoglienza di una serie? E fino a che punto è giusto leggere sentimenti privati in un gesto pubblico? La risposta, come sempre, sta nella somma degli sguardi. Chi cerca la trama di potere l'ha trovata, chi cerca l'amore l'ha visto. Intanto gli algoritmi hanno fatto il resto, spingendo clip e analisi in ogni feed, rimescolando ricordi e impressioni. Mentre la notte calava, l'ultima domanda rimaneva sospesa. Come risponderà Osge? Opterà per il silenzio che suggerisce di voltare pagina o per una puntualizzazione capace di chiudere il caso? E Gökberk tornerà sul punto o lascerà che quella frase, così breve, continui a vivere da sola? In attesa di scoprirlo, il pubblico non smette di guardare la serie, di scandagliare foto, di riascoltare interviste. E forse è proprio qui il cuore di tutto. Un piccolo incidente al gala ha innescato una grande conversazione, che dice molto di come viviamo oggi le storie, dentro e fuori lo schermo. Voi che ne pensate? Gökberk ha fatto bene a dire la sua o i social hanno esagerato? Scrivetecelo nei commenti, iscrivetevi e attivate le notifiche. Presto torneremo con altri retroscena, dettagli e indiscrezioni su questa prima e su chi l'ha vissuta da protagonista. Restate connessi con Stelle Turche Rivelate. A prestissimo!